Oggi iniziamo insieme una nuova serie, una nuova rubrica, chiamatela un po' come volete, chiamata l'atletica spiegata, e lo scopo è di partire dalle cose più semplici, dalle cose più basilari dell'atletica, fino ad arrivare a spiegare, ad approfondire i meccanismi anche più fini, più dettagliati e particolari di questo mondo. Quindi video dopo video sarà un viaggio in crescendo sull'approfondimento di questo sport. E oggi, appunto, il primo episodio partiamo dalle super basi, partiamo dalla domanda più semplice di tutte ma che richiede una bella spiegazione. Che cosa è l'atletica? Se vogliamo guardare cosa dice la Treccani, dice che è il complesso di prove sportive individuali o a squadre comprendente la corsa, la marcia, il salto, il lancio e le prove multiple. E fino a qui direi tutto ok, molto facile, molto semplice, ma possiamo già approfondire questa cosa ed essere anche un po' più terra per farci capire un po' meglio. E quindi capiamo subito che l'atletica è un mix di diverse discipline, di diverse connotazioni di questo sport che in gergo vengono chiamate specialità, ed è un mix veramente enorme. Cioè, vedete, in una gara di qualsiasi livello, dai più piccoli agli atleti internazionali, potete vedere che ci sono diverse competizioni all'interno di una gara di atletica, e vedete anche che i fisici e le caratteristiche degli atleti variano enormemente gli uni dagli altri, anche a seconda della specialità praticata. Però di tutte queste grandissime sfaccettature, di queste grandissime diversità che ci sono tra le varie specialità, c'è una cosa che accumula tutte quante, che le rende tutte un po' sorelle, cugine se vogliamo dire, e si tratta dell'oggettività del risultato. Perché quello che comanda nell'atletica è il tempo, è la misura data dall'atleta. Non esiste un giudizio personale all'interno dell'atletica, non esiste una forma dell'atletica, non esiste il bello e il brutto. Quello che comanda nell'atletica è il mero risultato. In atletica esiste solo quello forte e quello debole, esiste quello che ti fa il miglior tempo, che corre più velocemente, che fa la più grande misura, che riesce a saltare più in alto, più in lungo, che riesce a percorrere una data distanza nel minor tempo possibile. Poi capiamoci un attimo, esiste l'atleta che è più bello da vedere, che ha una tecnica più fine, più elegante, ma se alla fine della gara quello che ha la tecnica bellissima, bellissimo da vedere, super elegante, super armonico nei movimenti, ti arriva dietro a uno che corre tutto storto, che a momenti arriva sulle ginocchia in fondo alla gara, quello più forte è quello che vince la gara, non quello che ha la più bella tecnica. Ovviamente poi c'è anche il fatto che di solito una bella tecnica si accompagna a un bel risultato, altrimenti nessuno farebbe tecnica di corsa, tecnica di lanci e così via. Però credo che abbiate capito il concetto che accumula proprio tutte le diverse specialità: l'oggettività del risultato. In realtà questa cosa dell'atletica è uno sport oggettivo, comporta anche diversi lati negativi, non nascondiamolo, che però non sono scopo di questo video, li vedremo più avanti nel proseguo di questa serie o un episodio speciale, non lo so ancora, ma di sicuro ne parliamo in altre sedi. Tornando un po' all'atletica, appunto, dato che ci sono tantissime specialità, vanno un po' divise, catalogate per capire un po' di cosa stiamo parlando. Le due macro aree principali di cui si può dividere l'atletica sono stadia e non stadia, e la differenza è data esattamente dal nome, stadia, che sta per stadio, e quindi la parte non stadia comprende tutta la parte delle specialità che si svolgono all'aperto, e quindi la parte non stadia comprende tutte le specialità che si svolgono, per esempio, di corsa su strada, marcia su strada, corsa campestre, corsa di montagna, tutto quello che non avviene su una pista di atletica, per farci capire. E qui piccolo trick: quando si guardano i risultati di una competizione o gli iscritti o qualche cosa di simile, si può capire subito se si tratta di una gara stadia o non stadia, perché le gare all'interno di una pista di atletica vengono indicate con i metri. Quindi, per dire, se vedete una 10.000 metri vuol dire che si intende la gara su pista, se vedete una 10 km vuol dire che si tratta o di una corsa campestre, una corsa in montagna, una corsa su strada, perché appunto se sono al di fuori di una pista di atletica la indicazione è data in chilometri. In realtà per quanto riguarda la corsa campestre è un po' un mix, perché a volte la si trova anche in metri, però lì c'è sempre a fianco la dicitura cross, che si intende cross country, che è la dicitura inglese per indicare la corsa campestre. E poi la differenza non sta solo nell'espressione di come viene composta la distanza per quanto riguarda le gare, perché cambia anche come viene espresso il tempo, perché se si è all'interno di una pista di atletica vengono espressi anche i centesimi di secondo, mentre se si è al di fuori di una pista di atletica il tempo è indicato soltanto dai secondi.
cioè ovviamente anche ore, minuti, ma ci si ferma ai secondi, non si va più nello specifico. Ora addentriamoci nella parte più conosciuta dell'atletica, ovvero le specialità sulla pista, perché appunto le specialità stadia sono sicuramente quelle più conosciute, quelle che hanno maggior risonanza mediatica, e anche qui si possono ancora suddividere ulteriormente in due diverse macro aree. Da una parte abbiamo le corse, dall'altra parte abbiamo i concorsi, in inglese track and field, ovvero pista e prato, qualcosa di simile, comunque sono divisi in questo modo. Andando così a dividerle, diciamo, per le gare che si svolgono sull'anello della pista e le altre che si svolgono all'interno, comunque nei dintorni di esso. Dico dintorni perché a volte dei lanci vengono fatti non all'interno dello stadio ma anche in, diciamo, posti poco vicini. E quindi la parte della pista, la parte della track, comprende tutte le corse, che a loro volta sono ancora suddivise in diverse specialità. Abbiamo la velocità, che comprende 100, 200, 400 metri, le staffette e anche gli ostacoli. Ostacoli a loro volta divisi in ostacoli corti e ostacoli lunghi. Gli ostacoli corti sono i 100 ostacoli per le donne, 110 per gli uomini e 400 ostacoli che valgono per entrambi. E qui piccola curiosità volante, pensate che la gara di 400 metri all'inizio del secolo, non del secolo attuale ma del XX secolo, quindi siamo agli inizi del 1900, era ancora considerata una gara di mezzo fondo. È soltanto col progredire degli anni che è diventata una delle gare di velocità, e poi dalle gare successive in poi fino ai 10.000 metri su pista, che è la distanza più lunga che viene fatta, si parla di mezzo fondo. E la differenza sostanziale tra queste due cose è il fatto che nelle gare di velocità si parte e si finisce all'interno della propria corsia, e la corsia, se non avete mai bazzicato una pista di atletica, è la parte della pista delimitata dai bordini bianchi, che è larga all'incirca 1,20 m, mentre nella gara di mezzo fondo si corre generalmente alla corda, ovvero si corre tutti insieme, anche affiancati, anche in fila indiana a seconda del livello dell'atleta, e si cerca di stare nel bordo più interno della pista, perché altrimenti si rischia di percorrere una distanza maggiore rispetto alla propria distanza da gara. Piccola eccezione per quanto riguarda gli 800 metri, che hanno una prima parte all'interno della propria corsia e poi vanno alla corda, ovvero appunto vanno vicini al cordolo. Poi vi ho detto che il mezzo fondo termina con i 10.000 metri, che è la distanza più lunga effettuata in pista. In realtà capita molto raramente, ma che vengano svolte gare anche lunghissime all'interno di una pista di atletica. Ci sono state anche delle maratone all'interno di una pista di atletica, e considerando che la pista è generalmente 400 metri vuol dire fare più di 100 giri di pista. Però ecco, se parliamo di gare prestigiose, e per prestigiose si intende quelle nelle grandi competizioni internazionali come per esempio i campionati mondiali o i giochi olimpici, allora sì, si parla massimo di 10.000 metri. Poi esiste ancora una gara molto particolare, che sono i 3.000 siepi, che diciamo che è un po' un mix tra le gare di mezzo fondo e gli ostacoli, perché si percorrono 7 giri e mezzo di pista in cui ogni 100 metri, più o meno ogni 100 metri, ci sono degli ostacoli larghi da saltare denominati siepi. Poi se volete sapere perché si chiamano così e le leggende che ci stanno dietro la loro origine, c'è un video a riguardo sul canale. Scoperte le innumerevoli gare che vengono fatte per la corsa, guardiamo i concorsi, che sono in totale 8 e che si dividono a loro volta in lanci e in salti. I lanci sono il getto del peso, il giavellotto, il disco e il martello, mentre i salti sono l'alto, il lungo, il triplo e con l'asta. In realtà anche qui esistono diverse variabili ulteriori, sia dei lanci, come per esempio il martellone, che è un martello che pesa il doppio del martello normale ma ha un manico molto più corto, o anche dei salti. Esistono diverse sfaccettature, come per esempio tutte le loro inclinazioni da fermi, l'alto da fermo, il lungo da fermo e così via, che raramente si trovano comunque competizioni del genere. Però anche qui stesso discorso di prima, se parliamo di gare prestigiose, quelle delle grandi competizioni, allora quelle classiche sono 8, 4 salti e 4 lanci. E qui mi tocca ripetermi, perché devo dire che esiste un'altra gara particolarissima, che a pensarci da esterno è strana, molto particolare come gara, ma che ha tutta una sua logica per esistere, e che non è né una gara di velocità né una gara di concorsi, perché è entrambe, e si tratta delle prove multiple, ovvero una gara che va a dare un punteggio ad ogni tua prestazione in diverse specialità. Per esempio gli uomini fanno il decathlon, quindi 10 specialità nell'arco di 2 giorni, e le donne fanno l'heptathlon, ovvero 7 specialità nell'arco di 2 giorni. E poi la classifica finale viene realizzata sommando i punteggi assegnati ad ogni prestazione di queste diverse specialità, che spiegata così effettivamente appare molto complicato, sembra una cosa difficilissima da capire, ma vi giuro che è super facile. Vi ricordate il primissimo pezzo di video? Sicuramente ve lo ricordate, perché non sono
sono passati neanche 10 minuti e altrimenti, nel caso ve lo foste dimenticato, siete dei pesci rossi. Mi spiace per dirvelo, ma siete dei pesci rossi. Comunque avevo detto che per la Treccani l'atletica è fatta sia di discipline individuali sia a squadre, e quindi non ve l'ho dette queste qua a squadre. Con il termine di discipline a squadre si intendono le staffette, che sono delle gare di velocità, ma non più solo di velocità, perché possiamo distinguere, secondo me, altre due diverse inclinazioni delle staffette. Abbiamo quelle classiche e abbiamo quelle moderne, innovative, recenti. Chiamiamole moderne perché si sono visti nei tempi recenti. Le gare classiche sono quelle che bene o male sono da sempre all'interno del mondo dell'atletica. Si tratta della 4x100 metri e della 4x400 metri, ovvero ognuno dei 4 frazionisti di queste gare percorre la distanza di o 100 metri o 400 metri a seconda della specialità, passandosi nel mentre il testimone, che è questo tubo di circa 30 cm che va a sancire chi è attualmente, diciamo, attivo all'interno della staffetta. Mentre ci sono delle staffette moderne nate in epoca veramente molto recente, addirittura hanno meno di 10 anni entrambe, addirittura una non ha ancora compiuto neanche il primo anno. E infatti abbiamo avuto recentemente la 4x400 metri mista, in cui ci sono esattamente le stesse identiche regole della 4x400 metri, ma invece di avere 4 componenti dello stesso sesso se ne hanno 2 uomini e 2 donne. E nel 2024, perché la vedremo veramente solo da quest'anno, è nata anche la staffetta mista di marcia sulla distanza di 42 km, che probabilmente ora che finisci di dire il nome è già conclusa la gara. E si tratta di una staffetta di marcia in cui ci sono soltanto 2 frazionisti, un uomo e una donna, che si alternano per frazione di circa 10 km l'uno su una distanza totale della maratona, ovvero 42,195 metri. E anche qui, come abbiamo già detto 42 volte, ci sono diverse variabili anche delle staffette, come per esempio la 4x100 ostacoli o la 3x1500, che però si vedono raramente e non sono all'interno delle grandi competizioni. Ci sarebbero ancora altre cose, tante cose da dire su ogni singola specialità, ne parlerei per ore su ogni specialità probabilmente, ma mandiamo questi approfondimenti a ulteriori video, perché ci mancano ancora 2 argomenti per comprendere almeno in generale che cos'è l'atletica e che cosa comporta. Uno dei 2 argomenti su quale dobbiamo soffermarci è dove si fa effettivamente la parte di atletica su pista, perché la superficie della pista è strana, non la vedete in giro da nessuna parte, probabilmente non ci avete mai camminato sopra se non avete avuto a che fare con l'atletica, perché la superficie della pista viene comunemente chiamata tartan, che è un materiale sintetico a base di poliuretano che, a dirla semplice, è un materiale veramente super versatile, lo si usa in tantissimi modi, tantissime sfaccettature, come infatti ad esempio le piste di atletica. E poi non è che esiste una vera e propria formula di come è fatta la pista di atletica, perché ci sono diverse tipologie, addirittura c'è una leggera differenza tra pista di atletica al coperto e quella all'aperto, perché sì, vi aggiungo che esistono anche le piste di atletica al coperto, che vengono chiamate fino al 2023 indoor, adesso vengono chiamate anche short track, perché la pista è un po' più piccolina per quanto riguarda il coperto. E poi anche tra le piste all'aperto non tutte sono uguali, c'è quella più rigida, quella più elastica e ci sono veramente tante variabili a riguardo. E poi tra l'altro la cosa che salta più all'occhio è il colore della pista, perché il tartan lo si può colorare di ogni colore immaginabile. La maggior parte delle piste del nostro pianeta è rossa, ce ne sono anche molte con sfumature di azzurro, blu, e poi comunque si trovano anche di ogni. Per esempio fino a qualche anno fa a Chiari in provincia di Brescia c'era una pista con le corsie di 3 colori diverse, una corsia era rossa, l'altra era blu e l'altra era gialla, veramente ci si può sbizzarrire. E qui, parlando di pista, vi introduco l'ultimo concetto per comprendere l'atletica, ovvero il materiale usato, perché il materiale più tecnico per eccellenza che esiste all'interno dell'atletica sono le scarpe chiodate, la cui particolarità consiste appunto nell'avere dei chiodi, una specie di chiodi sulla parte dell'avampiede, ovviamente non sopra ma sotto la suola. Il numero di chiodi è variabile per le scarpe, generalmente sono comunque tra i 4 e i 9 chiodi, e la lunghezza dei chiodi per quanto riguarda le gare su pista è di 6 mm. Poi ovviamente anche qui ci sono varie eccezioni anche per la specialità, per dire, se fai la corsa campestre puoi avere anche dei chiodi di 15 mm, perché quando c'è il fango è meglio avere dei chiodi un po' più lunghi rispetto a quelli della pista, cosa che non puoi usare sulla pista dei chiodi così lunghi, altrimenti la distruggi. Poi altre eccezioni sono per esempio le scarpe del martello, del disco e del peso, che non hanno i chiodi ma sono completamente lisce sotto, perché
perché per via della tecnica utilizzata per lanciare bisogna poter scivolare sulla pedana, ed eccezione al contrario di questa regola sono le scarpe di salto in alto, in cui i chiodi sono anche sotto la parte del tallone, non solo sull'avampiede. Arrivati qua vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se vi interessano questi argomenti, questa serie e in generale i video che faccio. E ovviamente oggi abbiamo solo scalfito la superficie dell'atletica, vuole essere proprio un video super generale questo qui per introdurre il concetto dei video successivi, perché pian piano andremo sempre più nello specifico. Cioè io mi immagino che questo video non serva assolutamente a niente a qualcuno che fa atletica da 10 anni o anche da 3 o 4, ma che possa essere utile magari a qualche genitore che vuole portare il figlio all'atletica e non ha la più pallida idea di cosa si faccia, oppure a un atleta giovane che ha appena scoperto l'atletica e vuole un po' informarsi. Però non preoccupatevi, man mano che andiamo avanti arriviamo anche a cose veramente specifiche che magari anche se fate atletica da sempre non le sapete, o poi se le sapete bravi, buon per voi, non so che dirvi. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia interessato e non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Ciao ciao!